Benvenuti in un nuovo viaggio nel tempo su Il Portale di Storia, il canale che apre finestre sul passato per illuminare il presente. Oggi vi porterò in uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi dell'antichità, l'antico Egitto, una civiltà che, tra piramidi, faraoni e geroglifici, nasconde curiosità talmente incredibili che sembrano uscite da un romanzo fantasy. Ma attenzione! Alcune di queste storie mettono davvero in discussione tutto quello che pensavamo di sapere. Se amate la storia come noi, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella. Ogni settimana vi sveliamo lati nascosti delle epoche che hanno forgiato il mondo. Il trucco degli occhi curava le infezioni. Scommetto che avete in mente l'iconico eyeliner nero dei faraoni. Ma lo sapevate che quel trucco non era solo moda? I pigmenti utilizzati, sali di piombo lavorati, servivano a proteggere gli occhi dalle infezioni batteriche, particolarmente comuni nel caldo torrido del Nilo. In pratica, gli egizi avevano creato un medicinale cosmetico millenni prima dell'invenzione dei colliri. E non finisce qui. Credevano anche che quel trucco scuro allontanasse gli spiriti maligni e proteggesse dal malocchio. Estetica, scienza e spiritualità, tutto in una sola linea nera. Le piramidi brillavano come specchi solari. Avete mai immaginato le piramidi completamente lucenti? Non erano come le vediamo oggi. In origine erano rivestite di calcare bianco lucidato, così perfettamente levigato che rifletteva il sole egiziano a chilometri di distanza. Un effetto accecante, quasi soprannaturale. Sembravano raggi divini pietrificati, fari spirituali nel cuore del deserto. Col tempo, terremoti e saccheggi hanno rimosso questo rivestimento. Ma immaginate quanto dovesse essere spettacolare vederle nella loro gloria originaria. L'aria condizionata dell'antico Egitto. Pensate che il condizionatore sia un'invenzione moderna? Gli egizi raffreddavano le loro case con metodi geniali. Usavano anfore d'acqua posizionate strategicamente nei punti in cui l'aria circolava, creando un effetto di evaporazione che abbassava la temperatura interna. Le abitazioni dei ricchi erano progettate per canalizzare le correnti d'aria attraverso cortili interni e stanze ombreggiate. Una vera architettura climatica ante litteram, studiata per battere il sole egiziano secoli prima, dei ventilatori. I gatti. Animali da compagnia o divinità viventi? Nell'antico Egitto i gatti non erano solo benvenuti, erano venerati. Rappresentavano Bastet, la dea della protezione, della casa e della fertilità. Uccidere un gatto, anche per sbaglio, poteva costarti la vita. Molti venivano mummificati come esseri umani, con veri e propri cimiteri dedicati solo a loro. E non era solo fede. Erano anche utili perché cacciavano serpenti, topi e scorpioni. In breve, in ogni casa egizia un gatto era sia un talismano che un'arma letale della natura. Incesto reale, il prezzo del sangue divino. Lo sapevate che molti faraoni sposavano le proprie sorelle? Per gli egizi, il faraone era un dio in carne e ossa e mantenere il sangue puro significava sposare all'interno della famiglia. Cleopatra stessa sposò 2 fratelli, anche se poi cercò alleanze più strategiche con Cesare e Marco Antonio. Questa pratica però ebbe un costo: deformazioni genetiche e malattie ereditarie che alcuni studi sulle mummie stanno oggi confermando. Medici ultra specializzati. Pensate che gli specialisti siano una cosa moderna? In Egitto esistevano medici per ogni singola parte del corpo. C'era lo specialista degli occhi, quello dei denti, quello del cuore e persino del retto. I papiri medici, come l'Ebers e l'Edwin Smith, contengono diagnosi dettagliate, ricette a base di erbe e perfino procedure chirurgiche. Il medico era anche sacerdote e combinava la scienza con la magia, perché per gli egizi corpo e spirito erano inscindibili. Il test di gravidanza con il grano. Ecco una perla. Le donne egizie usavano grano e orzo per scoprire se erano incinte. Urinavano su 2 sacchetti di semi. Se germogliavano, significava che aspettavano un bambino. E non era solo superstizione.
Studi moderni hanno confermato che l'urina di donne incinte può contenere ormoni capaci di stimolare la germinazione. Una straordinaria intuizione scientifica da parte di una civiltà di oltre 3000 anni. Un calendario quasi perfetto. L'anno egizio aveva 12 mesi da 30 giorni più 5 giorni extra dedicati agli dei. Era diviso in 3 stagioni fondamentali: inondazione, semina e raccolto, seguendo i ritmi sacri del Nilo. Osservavano la stella Sirio per prevedere l'arrivo dell'inondazione, una precisione astronomica sbalorditiva per l'epoca. Fu uno dei calendari più affidabili del mondo antico e base per quelli futuri. Le donne? Più libere di quelle greche. Le donne egizie avevano diritti legali e patrimoniali. Potevano possedere beni, firmare contratti, gestire attività e perfino divorziare. Regine come Hatshepsut governarono come faraoni, costruendo templi e monumenti. Un livello di emancipazione che, in alcuni casi, superava quello delle donne greche e romane e che oggi ci sorprende ancora. Gli Ushapti, zombie al servizio dei morti. Inizialmente, alcuni faraoni venivano sepolti con veri servitori sacrificati, ma più avanti furono sostituiti da statue, gli Ushapti. Ogni statuetta rappresentava un servitore, con tanto di strumenti da lavoro, pronto a risvegliarsi nell'aldilà per svolgere i propri compiti. Alcune tombe contenevano centinaia di Ushapti, quasi come una fabbrica ultraterrena in miniatura, pronta a servire il defunto per l'eternità. E ora ditemi, quale di queste curiosità vi ha sorpreso di più? Avreste mai immaginato che gli egizi avessero l'aria condizionata? O che il loro trucco fosse anche un antibiotico naturale? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Leggerli è come scoprire nuove piramidi nel deserto digitale. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like se questo viaggio vi è piaciuto e attivare la campanella per non perdervi il prossimo salto nel tempo. Il portale di storia vi aspetta per aprire insieme la prossima porta del passato.